Siamo qui alle stelle, senza neve, senza entrate, noi un sogno. Ciao, oggi vi portiamo con noi per 3 giorni tra l'Umbria e la Toscana e partiamo proprio da qui, da Assisi, e si parte. Passiamo sotto Porta San Pietro, conosciuta anche come Porta Romana. Pensate, risale addirittura al XIV secolo ed era l'ingresso principale per chi arrivava da Roma. Ed eccoci alla Basilica di San Francesco. In realtà la Basilica di San Francesco è composta da 2 santuari, dalla Basilica Superiore e da quella inferiore. Quella superiore nel 1997 fu gravemente danneggiata dal terremoto dove morirono anche 4 persone. Nel giro di 2 anni venne ricostruita. Purtroppo dentro la Basilica di San Francesco non si possono fare video e le foto. Quando siamo entrati nella Basilica inferiore mi sono stupito che non c'era nessuno che faceva le foto o i video di nascosto. Ho detto, qui non siamo in Italia. Per fortuna che quando siamo andati in quella superiore, gli italiani come al solito mi hanno dato una soddisfazione. Pieno di gente che faceva foto e video, per cui ho cercato di farne un pezzettino anche io di nascosto, almeno così in compagnia non mi sento proprio del tutto in colpa. Ok, riassumiamo. Siamo passati dalla Porta di San Pietro, abbiamo visto la Basilica inferiore e la Basilica superiore di San Francesco. Adesso andiamo a vedere il Bosco di San Francesco. Il Bosco di San Francesco è grande 64 ettari e ci sono dentro a questo bosco diverse opere d'arte, tra cui un'opera che si chiama Il Terzo Paradiso, fatta da Michelangelo Pistoletto. E adesso andiamo verso il Tempio di Minerva e nel tragitto vediamo qualche vetrina di dolci e ci viene l'acquolina in bocca. Ci troviamo in Piazza del Comune. Ecco il Tempio di Minerva, dedicato probabilmente a Ercole nel 30 a.C., poi trasformato in chiesa nel Medioevo, ma le colonne sono ancora quelle originali romane. Ed ecco la cattedrale di San Rufino. E adesso siamo saliti fino alla Rocca Maggiore, ma già bene che fa frescolino, se no non so come avrei fatto. E qui dall'alto vediamo la Basilica di Santa Chiara. Ed ecco la chiesa nuova che è considerata la casa dei genitori di San Francesco, nonché raro esempio di architettura religiosa seicentesca ad Assisi. Adesso siamo nella Basilica di Santa Chiara e la tradizione dice che custodisce il crocifisso che parlò a San Francesco nella chiesa di San Damiano. Adesso pausa veloce, 2 gelati e una rocciata, tipico dolce umbro che ricorda un po' lo strudel. Scendi le scale e troverai l'ostello dove nacque Francesco. Adesso siamo all'eremo di San Francesco. Qui ci siamo dovuti arrivare in macchina perché da Assisi ci sono circa 6,5 km e parecchia salita e a piedi era un po' dura. L'eremo delle carceri è un luogo immerso nel silenzio e nella natura, dove San Francesco si ritirava per pregare e meditare. Qui il tempo sembra essersi fermato, tra i boschi e le grotte si respira una pace incredibile, uno di quei posti che ti fanno davvero capire lo spirito di Assisi, lontano dal caos, vicino all'essenziale.
Abbiamo di nuovo preso la macchina, 9 km da Leremo e circa 3 km e mezzo da Assisi. Siamo arrivati a Santa Maria degli Angeli. Al centro di Santa Maria degli Angeli c'è la Porziuncola, la chiesetta dove San Francesco vide la Madonna. Qui ad Assisi abbiamo pernottato agli appartamenti Cardinale ed è un appartamento per due che si può anche fare per tre, sono circa 40-50 metri quadrati ed è molto carino. Adesso ve lo faccio vedere. Questa qui è la cucina in muratura, ma poi ci sono varie cose. Ad esempio, questo qua che vedete è per montare il latte per fare il cappuccino. Poi c'è la lavastoviglie, il forno microonde e c'è anche un angolo con una panca d'angolo, il tavolo dove mangiare. Questa è la camera. Ci sono anche addirittura due televisioni, due smart TV, una in camera e una la trovate nella cucina. Questa è la doccia che è enorme e qui c'è anche un balconcino col tavolo e due sedie e il prezzo per 2 notti in 2 persone abbiamo speso 178 euro. Pausa pappa, torta al testo formato bomba, ciauscolo, pecorino e melanzana e Nadia va sul classico col prosciutto crudo, altro che dieta. E dopo cena vuoi mica andare subito a nanna e a lavarti? Eh no, veniamo a visitare anche Spello, si trova circa a un quarto d'ora di macchina da Assisi. Spello è un paese piccolo ma super carico di fascino. Ogni strada è piena di fiori e case antiche, sembra di fare un salto indietro nel tempo. È il tipo di posto dove ti fermi a scattare foto ad ogni angolo e non ti stanchi mai. Se passi da queste parti, non perdertelo. Adesso si va verso Porta Venere, una delle 6 porte romane di Spello, chiamata così nel 600 per via di un antico tempio dedicato alla dea della bellezza, che stava qui vicino proprio nel parco dove oggi c'è Villa Fidelia. Ciao, siamo al secondo giorno in Umbria e oggi siamo all'entrata al momento delle Cascate delle Marmore. Il parcheggio abbiamo pagato 10 euro per tutto il giorno, se no sono 2 euro all'ora e l'ingresso è 12 euro a testa per gli adulti. L'acqua adesso non è che viene tanto forte perché il flusso massimo è solo in alcune ore, siccome l'acqua del fiume che scende dalla cascata è usata anche per una centrale idroelettrica. Ci sono 4 sentieri. Adesso questo qui è l'inizio del sentiero 2 e questo qui è il sentiero 1 e noi prendiamo sentiero 1 che, se non abbiamo capito male, dovrebbe essere quello che ci porta fino proprio su in cima alla cascata. Dovremmo esserci quasi alla cima. Il sentiero 1 comunque non è difficile, ma ci sono diversi gradini e ricordatevi un paio di scarpe almeno da ginnastica. Io personalmente ho un paio di scarpe che si usano per correre. Ok, siamo pronti per avvicinarci alla parte dove schizza un po' d'acqua.
c'è un po' di umidità, un po' d'acqua nell'aria. Guardate la fatina, che bella fatina! E qui è come piovesse. Sembra che stia piovendo, ma non sta piovendo. Madonna mia! Adesso siamo sul percorso numero 4. Hanno detto che ci vuole una ventina di minuti. È l'1:20 e all'1 chiudono l'acqua. Per cui giusto quando arriveremo su non ci sarà più l'acqua nella cascata. Dovrebbe riaprire poi alle 3. Durante il percorso c'è qualche terrazza e per cui prima che chiuda l'acqua riusciamo ancora a vedere la cascata con il suo massimo di portata. Adesso stanno chiudendo l'acqua e vedete che ne sta venendo molta meno. Adesso dalle cascate delle Marmore 1 ora e 10 di macchina e siamo arrivati a Rasiglia. Rasiglia è una frazione di Foligno, famosa per i suoi ruscelli che scorrono tra le case e i vicoletti, creando un'atmosfera unica. Sembra un paese d'altri tempi, tutta acqua, pietra e silenzio. Perfetto per una passeggiata super rilassante. Questo era un lavatoio. Siamo al terzo giorno, siamo arrivati adesso a Siena, abbiamo parcheggiato la macchina non a Siena perché non ho voglia di girare per le città in macchina e ho parcheggiato praticamente alla stazione ferroviaria di Poggibonsi, da lì ho preso il treno 20 minuti e siamo a Siena ed è comodissimo la stazione ferroviaria di Siena perché poi ci sono le scale mobili che ti portano a Porta Camomille e da lì inizi tutto il tuo tour per Siena. Siamo in piazza Salimbeni davanti al palazzo Salimbeni, sede storica del Monte dei Paschi di Siena. Al centro c'è la statua di Salustio Bandini, economista e grande personaggio senese. Passiamo davanti alla chiesa di San Cristoforo. Questa è Piazza del Campo, il cuore di Siena e una delle piazze più belle d'Italia, con la sua forma a conchiglia tutta in discesa. Intorno ci sono palazzi storici come Palazzo Pubblico con la Torre del Mangia e tanti altri edifici medievali che la rendono davvero unica. Durante il Palio la piazza si trasforma, le contrade si sfidano in una corsa folle a cavallo e per un paio di minuti è puro delirio. Adesso arriviamo al Duomo di Siena, un capolavoro gotico iniziato nel 1200, tutto a righe bianche e nere come i colori della città. Doveva essere molto più grande, ma tra la peste e alcuni problemi strutturali hanno dovuto fermare tutto. Siamo all'interno del Duomo. Abbiamo preso il biglietto che include anche il facciatone e la libreria Piccolomini e altre chicche, così ci godiamo tutto al meglio in un colpo solo. E qui siamo dentro la biblioteca Piccolomini.
Adesso saliamo sul facciatone per vedere Siena dall'alto. Questa terrazza pazzesca doveva essere la facciata di un Duomo ancora più grande. Non l'hanno mai finito, ma oggi ci regala una vista da togliere il fiato su tutta la città e le colline intorno. Ed eccoci in cima al facciatone. Il panorama è stupendo. Questa è la Basilica di San Francesco a Siena. Ok, siamo alla sesta tappa in 3 giorni. Adesso siamo in un paese che è famoso per le sue torri. Una volta ne aveva ben 72 se non sbaglio, adesso se ne contano più 13. Siamo a San Gimignano. Le torri di San Gimignano erano le case dei ricchi, ma non potevano essere più alte della torre grossa, quella del comune. E poi la cucina la mettevano in cima, così se scoppiava un incendio non bruciava tutta la torre. Adesso saliamo sulla torre grossa, la più alta di San Gimignano. Se venite a San Gimignano vi consiglio una visita sulla Torre Grande. Qui invece siamo dentro al Duomo. È ora di cena e ci mangiamo una bella ribollita, la pappa al pomodoro e un bicchiere di vernaccia per accompagnare il tutto. Questa è la stanza dove dormiremo al Primetta House. E qua è la camera, la stanza molto carina. Abbiamo anche un piccolo lavandino. Una piccola televisione che guardiamo se riusciamo a vedere la partita della nazionale, e poi c'è un bagnetto, se riesco a accendere la luce. Questo è il bagnetto con la doccia. Si sono concluse le nostre 3 notti tra Toscana e Umbria, abbiamo già visitato 6 località, ma secondo voi oggi mentre torniamo a casa non facciamo la 6ª località? Eh sì. Siamo a Pisa. Eccoci in Piazza dei Miracoli. Lo sapevi che la torre di Pisa ha iniziato a pendere già mentre la costruivano? Ma niente, è ancora lì storta e famosissima. Proprio accanto c'è la cattedrale di Santa Maria Assunta, enorme, lunga 100 metri e larga 70. Poi c'è anche il Battistero, che è il più grande del mondo, 107 metri di altezza per 55 di larghezza, roba da restare a bocca aperta. Prima di salutarci vi lancio una chicca, ora abbiamo anche una pagina web piena di viaggi low cost, potete prenotare da soli oppure scrivermi per un preventivo, il link in descrizione e nel primo commento. Un saluto da turisti squadrinati, ciao ciao!